C'è qualcosa di profondamente sbagliato nel comportamento umano, anche in campo culturale. Un conformismo che scaturisce da voler sempre assecondare la voce del padrone. Nonostante molto spesso questa voce si basi su un'autorevolezza priva di fondamento, una platea di menti indottrinate si sente in dovere di ripeterla e amplificarla fino all'inverosimile, aggiungendo interpretazioni personali, speculazioni, ipotesi utili solo a rafforzare un dogma. Basta avviare una bugia ed essa si trasforma in una valanga, un processo inarrestabile. Tutti ci aggiungono una quota e la narrazione diventa granitica, anche se deforme. Pensiamo ad una lattina di pomodoro. Qualcuno del sistema decide che si tratta di arte e i cloni fanno il resto, pur di rendersi graditi a una certa elite culturale, mentre altri cercano di cavalcare la bugia per qualche tornaconto personale o solo per semplice narcisismo. E così una semplice provocazione diventa arte eterna. Dopo questa premessa, secondo questa logica, è bastato che qualcuno indicasse Bernini come un artista geniale, capace di operare miracoli, e oggi praticamente tutta la città di Roma risulta costruita da lui. La storia di Bernini, artista sconosciuto e immigrato dal sud, che si trasforma in superuomo, si può senz'altro adattare anche a Rubens, dopo che il pittore giunse in Italia dal nord, dalle Fiandre. E se Bernini ha letteralmente costruito Roma, Rubens ha illustrato tutta la storia e la mitologia antica. Ma avrebbe anche potuto essere il contrario, cioè si sarebbe potuto attribuire le statue a Rubens e i dipinti a Bernini. Allo stesso Bernini, infatti, sono attribuiti 200 dipinti. I temi sono simili e, a quanto sembra, bastava arrivare a Roma, cioè in Vaticano, per diventare automaticamente eccelsi artisti, nonché conoscitori di scrittori e lingue del passato. Su questi due personaggi sono state scritte centinaia di migliaia di pagine e molti cosiddetti critici d'arte hanno reso leggendarie le vicende delle loro vite e i risultati del loro lavoro. Hanno parlato di talento insuperabile, stile ineguagliabile, innovazioni strabilianti, per cui Rubens ora è uno dei più grandi pittori e Bernini il più grande scultore. E anche se non fossero mai esistiti o non avessero fatto niente di ciò che gli viene attribuito, ora è troppo tardi. Resteranno con queste qualifiche fino alla fine dei tempi. Ma non sono i soli. C'è un lungo elenco di personaggi innalzati dalla Chiesa e eccelsi artisti: Michelangelo, Botticelli, Cellini, Canova, eccetera. E naturalmente i loro imitatori, che hanno riempito l'Europa con copie di statue che sono assolutamente impossibili da copiare o riprodurre, spesso proprio paradossalmente ritenute inimitabili. Per non parlare dei continui trasferimenti di statue attraverso l'Europa, soprattutto da Roma a San Pietroburgo, impresa difficile persino oggi. Ritorniamo a Bernini. Le magnifiche colonne ritorte del baldacchino di San Pietro, per esempio, a lui attribuite, le ritroviamo ritratte anche da Rubens, a Milano e persino in alcuni luoghi insospettabili dell'Est Europa. Come giustificare la coincidenza? Dicendo che tutti gli artisti dell'epoca si erano conosciuti e influenzati a vicenda. Ma poi si scopre che anche in Cina si usava elaborare colonne ritorte e qui la narrazione si blocca, cala il silenzio degli esperti, si passa sopra ad ogni discrepanza. La verità è che le colonne di Bernini e di Rubens non appartengono né all'uno né all'altro, ma appartengono ad una passata civiltà, come questi veli in pittura che sono gli equivalenti dei veli in architettura. Il periodo di splendore dei fiamminghi è stato definito il secolo d'oro, per la presenza di centinaia di artisti e la grande quantità di capolavori prodotti. Sembra che la storia dell'arte cominci 500 anni fa. Tutto avviene in quegli anni, l'umanesimo, il rinascimento, il barocco, i fiamminghi, e si trova il modo di collegare tutti i movimenti europei come se gli artisti
fossero già nell'era di Internet e potessero scambiarsi informazioni in tempo reale. Ma i dipinti di Hubert Robert, le incisioni fotografiche di Piranesi e quelli di tutti gli artisti cosiddetti ruinisti parlano di un'altra storia. Cosa era probabilmente accaduto? C'era stata una catastrofe, un diluvio che aveva spazzato via un'intera civiltà, anche se potrebbe essersi trattato di un reset artificiale, e ora venivano recuperate le migliaia di opere prodotte in precedenza che illustravano con tecniche raffinate e una tecnologia ignota una delle tante alluvioni. E questo accadeva prima che tutto fosse a sua volta spazzato via da un diluvio ben maggiore, di cui abbiamo riferimenti nelle scene post-apocalittiche di Bosch. Sono molte le opere degli artisti fiamminghi che mostrano personaggi alle prese con un inventario o descrivono i postumi di una catastrofe. La maggior parte delle opere recuperate finiva nelle mani della Chiesa, altre opere nei palazzi del potere, altre ancora nelle collezioni private. E non solo dipinti, con stratificazioni di colore dove non si nota un solo colpo di pennello, ma anche incisioni e disegni con dettagli difficilmente ottenibili a mano libera, ma con caratteristiche che solo l'assoluta risolutezza della riproduzione fotografica o computerizzata può dare, come nel caso di disegni interamente eseguiti con una sola linea prolungata. Probabilmente c'erano effettivamente alcuni artisti che rispondevano a quei nomi fiamminghi, ma i capolavori recuperati erano talmente tanti che si è esagerato nell'attribuire moltissime opere a un singolo personaggio. A Rubens vengono accreditati 1000 dipinti, uno per ogni settimana della sua vita lavorativa, e a Bernini 1000 fra statue e colonne, 10 al mese. Ma, come già detto, credo che tutti questi artefatti siano il prodotto di una civiltà precedente che aveva subito un reset. Quindi il 600 olandese, il secolo d'oro, è quello dopo il disastro e i dipinti ritrovati erano la produzione precedente a un diluvio. Ma si tratta di storie di altri personaggi, di altri luoghi, di altri esperimenti di specie, di altri cloni, anche se con il solito mondo in rovina sullo sfondo, ma che non sono i precursori della storia successiva. Jan Bruegel il giovane lo dimostra chiaramente nei suoi dipinti, dove in sostanza viene mostrata la ripresa della vita dopo l'Apocalisse. Le persone sopravvivono sulle rovine del mondo antico, destreggiandosi fra i meravigliosi artefatti del passato, armature, dispositivi, statue e dipinti prodotti con tecniche superiori. Però tutto viene attribuito al genio dei pittori fiamminghi che operavano nelle Fiandre, una regione che comprende l'Olanda e una parte del Belgio, di cui i più conosciuti sono sicuramente Jan van Eyck, Pieter Bruegel il Vecchio e Pieter Paul Rubens. Una cosa interessante è che la parola Fiandre è la versione italiana dell'olandese Vlaanderen, che significa terra allagata, dove si sono susseguiti diluvi che hanno quasi azzerato la popolazione. Altre volte ci si riferisce a questi diluvi come disastri o catastrofi, anche se oggi è invalsa un'altra definizione, cioè mud flood, diluvio di fango. I disastri sono stati frequenti nei Paesi Bassi e nelle Fiandre, che si affacciano sul mare del Nord, e sono ben documentati, anche se nessuno si è mai preso la briga di scoprire da dove arrivino gli tsunami, forse per paura di scoprire altri mari, oltre a quelli conosciuti. Inoltre qualcuno può cogliere anche il nesso con la regione sommersa di Doggerland, di cui ho parlato nel video omonimo di un anno fa. In passato quello di cui parliamo doveva essere un luogo molto diverso, con le isole britanniche collegate al continente europeo e con legami con le misteriose terre del nord, fra cui la mitica Avalon, strettamente legata alle vicende di Re Artù. Ritrovamenti dopo il diluvio, quindi, che portano però alla teorizzazione di una fra le più importanti scuole artistiche e di un nuovo stile pittorico che si diffuse in tutta Europa. Si dice che fra i meriti degli artisti fiamminghi
ci siano l'introduzione della tecnica della pittura a olio, un nuovo utilizzo del colore e l'osservazione dettagliatissima di ogni particolare, oltre che invenzioni ardite e complesse. Il capostipite della pittura fiamminga è ritenuto Robert Camping, detto maestro di Flemal, col trittico di Merode, mentre la ragazza col turbante o la ragazza con l'orecchino di perla di Jean Vermeer del 1666 è considerata, per la sua padronanza tecnica e per il suo stile accuratissimo, l'icona universale della scuola fiamminga. L'innovativa concezione della luce e l'originale trattamento del colore è anche spesso portato come esempio rappresentativo della nuova tecnica, che in realtà esprime una modernità insolita per il periodo, tant'è che viene riproposta con ammirazione ai tempi nostri nelle serie TV e nei film. Anche per Vermeer non sono state risparmiate le parole, visto che si parla di squisite miscele di colori e pigmenti, sfumature eteree ed effetti di trasparenza espressi in giochi di luce sulla pelle, sui tessuti e sulle pietre preziose delle sue figure, come nel dipinto Donna in azzurro che legge una lettera. Ma ci sono delle stonature. Va notata per esempio la differenza di esecuzione fra gli autoritratti e le altre opere. Guardando questi due lavori è difficile credere che appartengano allo stesso artista, così come l'accostamento fra un'opera di Memling e il suo autoritratto. La nuova scuola quindi si diffuse in tutta Europa. Da Bruges, luogo d'origine, giunge in perfetta copia in Germania, Francia, Svizzera e Austria. Opere simili in tutta Europa, quindi, lavori intercambiabili che sollevano più di un dubbio. Non si può affermare infatti che tutti si conoscessero fra loro e si influenzassero. Sono moltissimi gli artisti italiani, per esempio, che si dice abbiano assorbito la lezione dei maestri fiamminghi. Fra questi possiamo trovare Filippo Lippi, Beato Angelico, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno, Botticelli, Perugino e persino Leonardo da Vinci e Raffaello. C'è da chiedersi come sia stato possibile un salto qualitativo così improvviso e una contaminazione tanto estesa. Aggiungo che secoli dopo succederà qualcosa di analogo con la rivoluzione industriale. L'Europa sarà invasa da una meravigliosa serie di invenzioni meccaniche, improvvise scoperte e illuminazioni geniali. E anche in questo caso tutto accadde probabilmente dopo un reset. Un'idea precisa del contesto del secolo d'oro ci viene da Jan Bruegel. Il titolo di questo quadro è Allegoria del fuoco, espressione che non significa niente se non l'abbondanza di ritrovamenti. Moltissime di queste opere, infatti, sono registrate sotto la dicitura allegoria, in mancanza di meglio. E un'altra parola chiave è attribuito, riferita a quasi tutti i dipinti. Gli storici, che sanno dove ha pernottato Pietro l'Eremita che partecipava alle crociate 500 anni prima, non sanno con esattezza chi abbia prodotto un capolavoro. Capolavori in cui non sono solo le tecniche pittoriche a rappresentare delle assolute novità, bensì i soggetti, per esempio i giganti, come in Hugo van der Goes, gli angeli o i mutanti, la tecnologia del mondo antediluviano, i dispositivi energetici in seguito descritti come ostensori, i visori Clear Visor, ma anche le armature simili a esoscheletri ipertecnologici. Nelle opere di Rogier van der Weyden troviamo raffigurati una serie di tali dispositivi, mentre Jan de Beer descrive i cloni incursori e Jan de Gosaert particolari architettonici molto sofisticati. Ma a dare un'idea ancora più precisa del discorso c'è questo dipinto di Lorenzo Quiros, Calle Maior e l'ingresso di Carlo III a Madrid. Come sono state ottenute le lenzuola e i tappeti esposti alle finestre e ai balconi, se non con una tecnica di stampa automatica su tessuto? Per tradizione Jan van Eyck è considerato l'inventore della pittura a olio.
che poi sostituì in tutta Europa la pittura a tempera. E proprio di quest'artista è molto famoso il ritratto dei coniugi Arnolfini, conservato alla National Gallery di Londra, che descrive uno specchio con una serie di altri più piccoli intorno. Ma quello specchio potrebbe essere un visore, un sistema per ricevere immagini a distanza, come detto nel video L'arte della comunicazione in passato. Hieronymus Bosch, conosciuto anche con altri 5 nomi diversi, è uno dei più noti pittori fiamminghi, soprattutto per i paesaggi e le scene che mostrano la vita dei contadini, ma anche per delle scene post-apocalittiche. Si tratta di semplice fantasia o i riferimenti avevano una motivazione reale? Molte sono le storie e le curiosità legate agli artisti fiamminghi, ma ricorrono spesso espressioni come non si sa molto della sua vita, oppure, data la scarsità di documenti, la figura di questo artista rimane ancora piuttosto misteriosa. Anche sulla presenza in Italia di Jan e Hubert van Eyck non ci sono documenti, ma molte delle loro opere si trovano in diversi centri italiani e si dice che molte altre siano andate disperse. Abbiamo tante opere quindi, ma gli artisti sono piuttosto evanescenti.